Attacco alla Global Sumud Flotilla, notte di paura per Greta Thunberg e gli attivisti diretti a Gaza. La notte tra l'8 e il 9 settembre 2025 ha segnato un nuovo drammatico capitolo nella lunga e tormentata vicenda della Global Sumud Flotilla, la missione navale internazionale che da mesi tenta di portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza. Una delle imbarcazioni principali del convoglio, la Family Boat, battente bandiera portoghese e parte del comitato direttivo della missione, è stata colpita da un misterioso episodio al largo delle coste tunisine, a circa 50 miglia da Sidi Bou Said. A bordo c'erano figure di primo piano del movimento, tra cui Greta Thunberg, la giovane attivista svedese che negli ultimi anni ha esteso il suo impegno dall'ambiente ai diritti umani. Nessun membro dell'equipaggio è rimasto ferito, ma la barca ha preso fuoco per alcuni minuti, gettando nel panico i presenti e riaccendendo le tensioni internazionali. La dinamica secondo gli attivisti hanno raccontato di aver udito il ronzio di un drone militare che sorvolava l'area. Subito dopo si sarebbe verificata una forte esplosione che ha incendiato la parte superiore della Family Boat. Video diffusi in rete mostrano il momento preciso. Una persona guarda verso il cielo, si sente un rumore sordo, poi improvvisamente le fiamme e le urla di incendio, incendio e siamo stati colpiti. Il comandante dell'imbarcazione ha ordinato di spegnere le luci di bordo e di evacuare il ponte, mentre alcuni membri si attivavano con estintori e pompe per arginare il rogo. Dopo minuti concitati, l'incendio è stato domato. Secondo la flottiglia non ci sarebbero dubbi, si è trattato di un attacco deliberato. La nave, riferiscono, non stava navigando ma era ferma in attesa di istruzioni, pronta a riprendere il viaggio verso Gaza insieme alle altre unità della missione, salpate da porti europei negli ultimi mesi. La smentita tunisina, la versione ufficiale di Tunisi, è però molto diversa. La Guardia Nazionale tunisina ha negato categoricamente la presenza di droni stranieri nello spazio aereo nazionale. Secondo il portavoce Houchem Eddine Gebebli, i primi rilievi parlano di un incendio accidentale, forse causato da un cortocircuito o, ipotizzano fonti interne, addirittura da un mozzicone di sigaretta finito in un deposito di giubbotti di salvataggio. Non ci sarebbero tracce né di frammenti di ordigni né di sorvoli anomali. Un'indagine interna è stata avviata per chiarire definitivamente l'accaduto, ma la smentita tunisina ha aggiunto ulteriore mistero alla vicenda. Greta Thunberg e l'equipaggio. La presenza di Greta Thunberg ha acceso i riflettori mondiali sull'episodio. L'attivista in viaggio come osservatrice internazionale si è detta scossa ma determinata a proseguire la missione. A bordo erano presenti anche delegati provenienti da diversi paesi, giornalisti indipendenti e membri di organizzazioni umanitarie. Il fatto che nessuno sia rimasto ferito è stato accolto come un sollievo, ma l'episodio ha confermato i rischi che la flottiglia corre in acque internazionali, soprattutto in un momento di altissima tensione in Medio Oriente. Cos'è la Global Sumud Flotilla? La missione Global Sumud Flotilla è nata con l'obiettivo di rompere simbolicamente il blocco navale imposto da Israele a Gaza, portando medicine, cibo e altri beni di prima necessità. Si tratta di un'iniziativa che raccoglie attivisti da 44 paesi, parlamentari, personalità del mondo della cultura e della società civile. Le imbarcazioni coinvolte hanno più volte tentato di avvicinarsi alla striscia, ma sono state fermate o costrette a deviare la rotta. L'episodio della Family Boat rappresenta il momento più grave finora registrato durante questa campagna. Il contesto: guerra e diplomazia. Sul fronte della guerra tra Israele e Hamas, che va avanti senza tregua da oltre 700 giorni, si moltiplicano i segnali contrastanti. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, secondo indiscrezioni raccolte dai media, si sarebbe detto disposto a sospendere l'offensiva su Gaza City se emergesse la possibilità di un vero accordo con i mediatori internazionali. La dichiarazione, se confermata, aprirebbe uno spiraglio politico dopo mesi di bombardamenti e operazioni terrestri devastanti. Parallelamente, però, un nuovo attentato su un autobus a Gerusalemme che ha causato almeno 6 morti ha inasprito ulteriormente il clima. La reazione politica in Israele è stata immediata. I partiti più vicini al governo chiedono di non abbassare la guardia, mentre le opposizioni accusano Netanyahu di non avere una strategia credibile per riportare sicurezza. Il giallo e le ripercussioni.
L'attacco o presunto tale alla Family Boat resta dunque avvolto nell'incertezza. Da un lato le immagini e le testimonianze degli attivisti che parlano di ordigno lanciato da un drone, dall'altro le smentite secche della Tunisia che punta il dito contro una causa tecnica interna. Quale che sia la verità, l'episodio rischia di alimentare tensioni diplomatiche. Gli organizzatori della flottiglia hanno già annunciato che la missione non si fermerà. Le imbarcazioni torneranno a salpare, con l'obiettivo dichiarato di raggiungere Gaza e portare aiuti. Greta Thunberg, nel frattempo, è diventata simbolo involontario di questa nuova fase. Il suo coinvolgimento ha catalizzato l'attenzione dell'opinione pubblica mondiale, rendendo impossibile ignorare quanto accaduto in acque tunisine.